Okay, we are here with Paolo, who has been 35 years with Mr. Strali. That speaks very highly of the relationship. Who is working on the Sebring, which arrived with about 40% missing, which has been a huge challenge. Paolo, buongiorno, grazie per il vostro tempo. Allora, mancava 40% della vettura. Sì, di materiale qua è una cosa un po'... sì, sono normali poi quando arrivano così mezze smontate che manca il 40%, che di questa macchina qua tante parti mancanti, ecco. Sì. Per esempio il radiatore l'abbiamo fatto nuovo completamente perché addirittura non c'era neanche il radiatore, mancava tantissima roba qua. Sì. Molta roba. L'abbiamo recuperata dal mio magazzino che ho là e quello che manca l'abbiamo ricostruito pari all'originale, ecco. E ha dovuto adattare perché è sempre differente ogni macchina. Le macchine fatte a mano non ce n'è uno uguale all'altro, Sì, capito? sì. Allora qua il lavoro è molto più, è abbastanza complicato, però che noi riusciamo a risolvere quasi sempre, ecco. Sì. Comunque mettete tutte e tre lì che vi... Il motore è stato fatto completamente da zero, proprio tutte le parti che c'erano da rifare, da revisionare, da ricostruire. Sì, il motore l'ho assemblato tutto io. E niente, dopo la meccanica, la ciclistica l'hanno montata i ragazzi. Sì. E Kamal, che hai fatto tu su questa macchina? Sì, io e Mattia abbiamo montato la ciclistica, l'impianto frenante, il cambio, tutto quello che riguarda il resto della macchina, diciamo, per metterla in piedi, diciamo, sì. E che è stato il più difficile in quello processo? Ma di difficile è un po' tutto, perché un po' in generale. È un po' tutto un insieme da adattare, da assemblare. Per esempio mancava l'albero di trasmissione, noi lo dobbiamo ricostruire con un albero di trasmissione magari più lungo, viene accorciato, tagliato, equilibrato, ricostruiamo tutte le parti, ma come ho detto e mi ripeto, cerchiamo sempre di fare con delle cose originali, capito? Perché quando uno va a vedere la macchina non deve dire ma l'albero di trasmissione non è originale, questo non è originale. Qua delle critiche possibilmente non ne vogliamo perché abbiamo cercato di mantenere l'originalità. Sì. E Mattia, che ha fatto tu su questa macchina? L'impianto frenante che si parte da zero. Sì. E man mano si prendono le misure, si iniziano a piegare i tubi che partono qua dalla pompa e sì, cioè, certe macchine partono, ci sono anche i suoi vecchi impianti frenanti, però ci sono certe macchine che quando arrivano sono a zero, quindi uno deve prendere le misure, man mano iniziare a piegare i tubi, seguendo le curvature del telaio e dopo arrivare alla fine e provare tutto l'impianto se va bene. E c'erano i vecchi tubi per guida? Sì. No? No, qua non c'era niente. In questa non c'era niente, però la maggior parte cerchiamo di seguire. Quindi tu hai piegato i tubi? Sì, Ho preso le misure. Anzi, abbiamo le tubi là sopra, sul scaffale. E c'è il pericolo di impiegare il tubo in modo che si danneggia? No, è ben difficile perché è un tubo... Diciamo che se sbagli una piega puoi tornarla a ripiegare, perché non sono delle pieghe molto strette, sono pieghe larghe dove tu puoi, è facendo gentile, tutto a mano, non è brutale. perché nelle macchine nuove arrivano già le maschere pronte da mettere, qua invece devi partire con un tubo dritto e iniziare a fare i tagli giusti, le misure giuste, i raccordi, stringerli giusti. E che lavoro, qui abbiamo Anzi, in questo tubo. qua noi utilizziamo ancora il tubo originale Bundy, non il tubo rame, proprio l'origine come montava la Maserati già allora, che si fa anche già fatica a trovarlo. Stiamo curando persino i tubi dei freni. Il tubo di rame... Che molti usano il tubo di rame, noi usiamo ancora il tubo. Abbiamo avuto 6 mesi di ricerca per trovarlo, perché non l'abbiamo trovato con facilità, però abbiamo trovato il suo originale. Ormai a forza di usare la roba finisce. E adesso ha trovato tutto per finire la macchina?
Sì, direi che siamo al 98%, manca poco. L'unica cosa che manca qua, dobbiamo sistemare gli alzavetri delle porte, perché qua avevano adattato degli alzavetri moderni, però io li ho già trovati che sono solo da adattare. Sono con cavi un po' complicati. No, è questo qua, le faccio vedere com'è. C'è un ingranaggio, un meccanismo con un ingranaggio, un motorino È elettrico. più semplice allora, che con i cavi. Che Sì, poi... sì, poi lì ci avevamo messo un motorino moderno col vermiglione, come si trovano le macchine delle ultime generazioni. Ecco. Si trovano un sacco di problemi quando arrivano le macchine smontate o cominciate da altri, che fai fatica a trovare, a ricomporre i pezzi. Sì, manca tutto. Sì, quindi è più facile restaurare una macchina Completa. completa, la Sì. smonti, la rimonti, non ci sono problemi. Sì, chiaramente. Quello lì è un gioco da ragazzi, restaurare una macchina completa. Sì. Questo è il meccanismo originale dell'alzavetro, e noi abbiamo trovato questo che riusciamo a farlo come l'originale. Noi monteremo gli alzavetri come erano dall'origine. Questo è solo da modificare, però il complesso è questo qua, va bene. Ecco. Qual è l'originale? L'originale è questo. Questo è qua. Ok. Adesso noi dobbiamo applicare questo motorino là. Sì, c'è pochissima roba, ma riusciamo a farlo come era dall'origine, come è nata dall'origine.